Siamo fratelli e sorelle del mondo. Dal 9 marzo 1908 questa è la nostra storia. Giocatori, carriere, storie e vite diverse. 54 paesi hanno avuto almeno un giocatore che ha indossato i colori nerazzurri, i colori del cielo e della notte. Qualcuno ha legato indissolubilmente il suo nome all'Inter, scrivendo pagine indelebili della leggenda nerazzurra, una leggenda internazionale. Negli sterminati spazi del Sud America c'è una terra diversa da tutte le altre, con un'identità unica e ben definita. Un paese piccolo con soli 4 milioni di abitanti, capace da sempre di rivaleggiare con i giganti del football. L'Uruguay si muove, vive, respira e prega seguendo i ritmi del pallone, tanto da sembrare un enorme campo da calcio. Una passione radicata che si mischia alla leggenda nel corso degli anni 30, quando la Celeste vince 2 Olimpiadi e il primo mondiale di sempre. Una squadra entrata nel mito che ha incrociato i suoi eroi con la storia nerazzurra. Il mago Héctor Scarone, bomber straordinario e primo dei 23 uruguaiani che hanno vestito la maglia dell'Inter, ed Ernesto Mascheroni, comandante difensivo di quella nazionale. La connessione tra l'Inter e l'Uruguay diventa presto una storia di famiglia, sospesa tra l'epica e la tragedia, come quella dei fratelli Riccardo e Francisco Frione, quest'ultimo scomparso durante il suo periodo con l'Ambrosiana, e beniamino di un giovanissimo Peppino Prisco. Un filo che conduce poi ai cognati Riccardo Faccio e Roberto Porta, fino a Bibiano Zapirain, miglior marcatore uruguaiano della storia nerazzurra per più di 30 anni, con l'arrivo di un altro figlio del Rio de la Plata, Rubén Sosa. Yo creo que el amor que tenemos nosotros, uruguayos o sudamericanos, por el fútbol es que el papá, apenas estás caminando, a tus 2 años te regala la pelota o hasta el año y medio. Y ahí te vas con la pelota bajo el brazo y no la soltás más. Y así empezó mi carrera. Yo creo que es lo más importante para un jugador de fútbol, defender a tu país. Más que somos muy pequeños, somos 3 millones y medio de habitantes. Yo tuve la suerte de ganar 2 Copa América. Yo debuté a los 15 años y jugaba con los mayores de 30 años, 35. Pero era un inconsciente, era un chico que era rápido, buscaba el gol, le gustaba patear al arco. Había que jugar en ese año en Italia y después pasé para el Inter, que para mí fue lo máximo, pero creo que inconsciente disfruté el fútbol. Ahora después de viejo, mi hijo, que hoy tiene 15 años, me busca los goles y dice, papá, ve el gol que hiciste en Zaragoza, ve el gol acá. Y después ahí nos ponemos a mirar los goles y le digo a mi hijo, papá, fue un fenómeno. C'è sta un'ira di Dio, Sosa, oggi. Proprio a Firenze doveva essere così. Ammazza che mi hai giocato, complimenti. Sosa era un pazzo simpaticissimo, faceva spogliatoio, uno che cantava, urlava, faceva un casino pazzesco nello spogliatoio e la domenica faceva delle prestazioni straordinarie. Non voglio essere precipitoso, ma probabilmente abbiamo trovato l'uomo che avevamo bisogno. Cosa ha fatto? Ha fatto un po' di gol prima. Per me l'Inter è la più forte, per me l'Inter è stato tutto e io credo che è stato, dopo del pallone, il mio secondo amore, no?
il primo amore per il calcio è stato il pallone, poi è stato la maglia dell'Inter che veramente mi sono trovato bene perché ho detto mi ha costato tanto arrivare a una squadra forte che devo vincere, devo dare tutto. Questi occhi qua che come lo vedi così hanno pianto alla fine della partita è perché vuole rimanere all'Inter. Sono stato 3 anni all'Inter, molti belli. Penso che mi porto la maglietta, che è quello più importante dell'Inter. Il ricordo dell'Inter di aver dato il massimo in questi 3 anni e adesso torniamo a casa. El Principito è un concentrato di classe tecnica, un giocatore capace di gol fantastici e capolavori inimitabili, frutto di un piede sinistro con pochi eguali. Una caratteristica portata a un livello superiore da un altro degli orientales nerazzurri, uno dei più grandi artisti che si sono visti con la maglia dell'Inter, il cino Álvaro Recoba. Uno può dirlo, no, ma a me basta che vinca la squadra, a me basta anche, però io voglio giocare in quella squadra che vince, no? Recoba è stata una scelta, la Sud America, una scommessa riuscita sotto il profilo della classe, dello stile, perché c'ha classe, perché c'ha capacità, perché c'ha molta classe e capacità. Appena sono arrivato in Italia, il primo ritiro che ho fatto è a Sarri, mi ricordo che io ero timido, come tutti quelli che arrivano, no? Il primo anno, l'idioma, la lingua che non riesci a parlare, a farti capire. Il cino era per me, c'ha tutte le doti per fare benissimo perché è un campione. Io cercherò di questo 20 giorni stare vicino a lui, vediamo se lo posso avvicinare a lo che uno ha fatto nell'Inter 10 anni fa, per il bene di lui che è un bravo ragazzo. Recoba carica a sinistro e finalmente il gol del Cino. Che gol, signori! Un lampo improvviso dai 25 metri, entra e segna Álvaro Recoba. Parte la rincorsa di Recoba, il suo tiro ed è il gol del 2-1. Ed è il gol del 2-1. Magia di Recoba. Che gol, signori! Io so quello che so fare, so che sono bravo perché devo saperlo, perché sarebbe una bugia dire che io non mi sento bravo. Lo conoscete? Forlan, lui gioca a Manchester. A Caltà, è attaccante, lo conoscete già, è forte. Ci sono stati 3 gol importanti, quelli 2 della finale in Maracanã e un altro che? Quello che mi hai dato il bacio sulla bocca, ti ricordi? Todo si toma mate. È erba medicinale, è come dire in te, ecco. Ci sono tanti giocatori del Sud America, anche nella nostra squadra. Oggi cercheremo di tenere in alto l'Inter e i nostri sudamericani, no? Recoba è un centrocampista? No. No, io credo che no. Recoba è un'ala? No. È un trequartista? No. È un attaccante che gioca libero per tutto il fronte d'attacco? Sì.
che me lo dica fare! Quando vedo Interchannel, diciamo, no? A me mi fa ridere quando dice siamo in zona Cinolandia, no? Quella è bella, quella mi piace. Recoba è un giocatore un po' diverso, gli altri sono attaccanti puri e Recoba può fare anche la mezza punta, quindi creare delle difficoltà. Palla vagante, mette giù, Recoba, il tiro, e gol, 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 e 3-2, nulla è impossibile per questa Inter. Sono stati tanti anni qua, belli e con ricordi che ancora adesso sono bellissimi. Se io guardo la mia carriera, più del 50% di quello che ho fatto nel calcio l'ho fatto con l'Inter. E dopo un po' d'anni che sei andato via, tutti hanno un bel ricordo di te, quella è la cosa fondamentale. L'estro e il talento del Cino sono tra le ragioni che spiegano l'amore impareggiabile degli uruguaiani per il calcio, quello che raccontava nei suoi scritti anche Edoardo Galeano. La capacità di lasciare a bocca aperta, grazie a colpi di genio, unita a una resistenza e un orgoglio che hanno forgiato il paese fin dalle sue origini. Un sentimento che il nerazzurro ha continuato a vivere con Fabian Carini, Diego Forlán. Bella opportunità, no? La squadra più importante come l'Inter. Sono molti giocatori uruguaiani che hanno giocato qui. Ieri ho parlato con Ruben, mi ha felicitato per essere qui. E Walter Gargano. Indossare questa maglia mi enorgullisce tantissimo di essere qua e spero di fare tanto bene come hanno fatto altri campioni. Un'emozione che si riassume in una parola: la garra charrua, l'artiglio degli uruguaiani, la grinta e il furore di giocatori come Diego Godin e Mattias Vecino. Io come uruguaiano seguo altri giocatori uruguaiani e la mia infanzia è stata più o meno vissuta con il Cino Recoba qui all'Inter. Sono già da un paio di anni che gioco qua, ho l'esperienza giusta, l'età giusta e credo che sarà una buena avventura per me. Mati, querido, bueno, acá te quiero mandar un beso muy grande. Ya te saludé igual hace un tiempo, mi alegro che te esté yendo bien. Lui sicuramente è stato uno dei migliori giocatori uruguaiani degli ultimi tempi. Ho avuto la fortuna di giocare con lui in Uruguay, di vincere un titolo e è stato una delle prime persone che mi ha chiamato dopo che è uscita la notizia dell'Inter, quindi solo posso ringraziarle perché mi ha aiutato molto anche in Uruguay. Mattias è un giocatore completo, un calciatore che sa fare tutto. È uno che ha una forza mentale importante perché quando viene lui ti dà sempre poi il risultato che deve dare. L'Inter vince e spugna l'Olimpico, il gol di Mattias Vecino ci porta alla prossima Champions League. Abbiamo creduto sempre fino alla fine e credo che è arrivato il premio meritato. Mi considero un giocatore che sa fare un po' di tutto, però come ho detto sempre mi metto a disposizione della squadra per quello che è il momento e sapere leggere tutti i tipi di situazioni che si presentano durante la partita. Cross sul secondo palo, colpo di testa, e gol, 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 il Mate! Sono arrivati gol importanti qui con la maglia dell'Inter e speriamo di continuare a fare anche altri. I derby lo vivo in maniera molto speciale. Quando c'è una partita speciale io comincio a immaginare qualcosa che può succedere e niente, questo sicuramente mi fa un effetto positivo. Hablaba más con Matías, que
lo tengo de compañero en la selección y está ahora en el equipo. Me ha hablado muy bien obviamente de la ciudad, del equipo. Tengo un amigo dentro del vestuario, que eso para mí también es importante y que seguro me va a ayudar también a adaptarme rápidamente con mis compañeros. Soy Diego y ahora van a ver. Un nuevo desafío para mí, una nueva experiencia y la verdad que es un equipo grandísimo en Europa, un equipo importante en Italia y en Europa y tengo muchísimas ganas de seguir compitiendo, de seguir jugando y aportando todo lo que puedo dentro y fuera del campo para ayudar a este grandissimo equipo a conseguire cose importanti. A volte gli ricordo, gli dico sei stato capitano dell'Atletico, hai giocato 2 Champions League e ti rendi conto che stai parlando con me e a volte anch'io faccio fatica a crederci. Non è stato facile per me, dopo 20 anni quasi giocando della stessa forma, tanto in Atletico, Villarreal, Uruguay, arrivare qua a capire tutto lo che chiede il mister, come vuole giocare, anche fisicamente. Come gioco oggi in una maniera totalmente diversa da come giocava prima, è stato difficile mettermi fisicamente in condizione per fare quella fatica che il mister chiede. Oggi mi sento bene, lo faccio e posso aiutare la squadra dentro il campo giocando e tutto portando l'esperienza che posso fare in determinate situazioni. Applicato, disciplinato, attento, ma c'è poco da dire di un giocatore che ha più di 600 partite da professionista tra partite in Liga e quelle con la sua nazionale, per cui direi che al di là di tutto c'è poco da dire. Broz, morbida, secondo palo, e gol! Lo sceriffo! Godin! Ho conosciuto la serie qua, la guardavo da lontano, ma ho visto che è un calcio duro dove tutte le squadre sono forti, difendono bene, anche attaccano, però penso che il calcio della Serie A è un calcio diverso dalla Spagna, sicuramente. Duro, fisico, tutte le squadre sono forti e giocano benissimo al calcio. Si è visto un campionato troppo pareggio, non so se si dice così, però pareggio fino alla fine, che tutti abbiamo arrivato tutti vicini, no? Soprattutto nella parte alta della classifica.